Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. Fabrizio, che già conoscete e avete visto ormai in altri tantissimi video, andrà a fare una review della mia attività di bug hunter su uno specifico sito o applicazione. Nel caso del video di oggi sarà a tutti gli effetti un'applicazione e quindi detto questo direi passiamo la parola a Fabrizio o a me stesso che provo a fare questa ricerca di bug sull'applicazione e vediamo un pochino come va il video. Ok, eccoci qua, ciao Triber, ciao Fabrizio, immagino che adesso starete vedendo anche voi lo schermo del mio telefono e l'app che andiamo a vedere, su cui andrò a cercare di fare ricerca di bug sarà Affluencies, che possiamo vedere qua, che di fatto è un'app per segnalare e prenotare le proprie presenze in tutta una serie di posti. Per esempio io la uso per biblioteche universitarie principalmente, ma so che si possono anche prenotare presenze a musei, per dire, o a monumenti storici. Quindi direi andiamo ad aprire l'applicazione come prima cosa e vediamo un pochino quelli o visti di recente o visti vicino alla mia posizione, come proprio primissima cosa in home page. Ciao Carlo, come sempre è un piacere fare la review con te. Partiamo subito andando a ricordare una cosa che spesso accade riscontrare come errore durante appunto le campagne di bug finding, che è praticamente l'assenza del mostra tocchi. Nel tuo caso, per esempio, già nei primi secondi del tuo video ho notato che non si riesce a capire tu dove stia appunto facendo tap col dito, però nel momento in cui si va a fare un tap sul burger menu o in una qualsiasi altra parte del prodotto digitale, chi guarda il video appunto deve capire dove viene fatto il tap. Quindi come prima cosa ricordiamo che i tocchi, soprattutto sui dispositivi mobile, devono essere attivi. Trovate in descrizione i link sulle guide presenti in piattaforma, ma torniamo alla navigazione di Carlo. Allora, per andare alla ricerca di bug, la cosa classica che io farei, semplicemente perché è una di quelle cose che mi piacciono molto, è partire dalla sezione altro. La sezione altro in generale avrà sempre tutta una serie di link che sono molto facili da vedere se funzionano oppure no, e tutta una serie di funzionalità che è importante comunque che ci siano, ma spesso non presentano bug di estremo valore. Però è comunque un'ottima sezione per partire perché tipicamente è molto veloce. Per esempio io direi iniziamo a cercare di vedere se i link dei social funzionano tutti correttamente. Per esempio questo è un buon metodo per cominciare a fare un po' di test esplorativo, in quanto proprio i link ai social potrebbero o non funzionare correttamente o riportare a pagine vecchie non aggiornate, e successivamente aprire magari il burger menu, e verificare anche lì se tutto funziona correttamente. Quindi posso andare a cliccare su Instagram e vediamo un pochino se mi riporta alla pagina giusta. Ok, questa volta funziona. Twitter, proviamo per lo stesso motivo. Attenzione, qualcosa è andato storto. Qua già abbiamo probabilmente trovato qualche tipo di problema. Potrebbe essere che l'handle di Twitter sia cambiato, visto che non me lo riesce a trovare, oppure ancora potrebbe essere che magari l'account sia stato disattivato. Questo qui già secondo me è tecnicamente segnalabile come bug, ma per vedere un pochino se magari per esempio è sbagliato l'handle oppure è sbagliato proprio il collegamento, proviamo a cercare Affluencies e vedere se lo riusciamo a trovare. Esatto, nel momento in cui vi trovate davanti a un bug tipo appunto quello che ha appena riscontrato Carlo, il metodo migliore per capire dove si trova il bug è appunto andare a cercare se Affluencies IT, quindi il canale di Twitter, esiste oppure è un canale deprecato oppure ha cambiato il nome. Quindi essere un po' più curiosi e andare a scoprire il perché e dove si genera il bug può aiutare anche per eventualmente anche andare a cambiare la severity e la tipologia. Siate sempre un po' più curiosi nell'andare a capire dove si trova il bug. Tanto vediamo Carlo che cosa fa. Ok, di fatto con una breve ricerca non sembra facile trovarlo proprio come utente. Quindi potrebbe essere che magari un tempo ci fosse un account Twitter, in realtà ormai ex, e poi non è stato aggiornato. Ecco, forse questo è un altro piccolo problema, ovvero il fatto che sull'applicazione è segnato Twitter quando di fatto ormai il nome è X. Quindi direi che sicuramente questo qua è possibile segnalarlo, e per quanto mi riguarda lo categorizzerei come un medium, semplicemente perché non è così importante come mezzo di comunicazione, non è così importante per le funzionalità dell'app, quindi non è un bug di così alto valore, e un utente medio è probabile che non lo incontri, anche perché di fatto sono link che non spesso vengono cliccati. Però sicuramente Fabrizio mi potrà dire se sta facendo una cosa corretta oppure no. In effetti il ragionamento che ha fatto Carlo non è totalmente sbagliato. I motivi sono molteplici. Ovviamente quando andiamo a categorizzare un bug dobbiamo sempre metterci nella condizione sì soggettiva, quindi di utente, ma anche di capire quanto in effetti quella funzionalità
funzionalità è utile, necessaria, importante, fondamentale rispetto al prodotto che stiamo testando. In questo caso è vero che è un link social e che quindi può aiutare a pubblicizzare meglio le funzionalità dell'app, a condividere l'experience, tutto quello che sappiamo, però le funzionalità core di quest'app sono quelle di poter prenotare un servizio. Diciamo che se non dovesse essere funzionante un social, è vero, è comunque una funzionalità che non funziona, però non è da categorizzare un critical o un high come se fosse una funzionalità core fondamentale e appunto importante di quel prodotto digitale. Ovviamente, come giustamente ha detto Carlo, l'icona di Twitter è rimasta quella vecchia, non è quella di X, anche quella sarebbe da appunto aggiornare, può essere segnalato come bug, è un bug tendenzialmente low perché comunque anche se è presente un'icona vecchia, comunque il link a Twitter funziona. Poi apre una pagina inesistente, vero, però si collega correttamente a Twitter, quindi fate anche questo ragionamento quando andate a valutare una severity di un bug, perché in effetti Twitter si apre, poi non trova quel canale, ma intanto il funzionamento è corretto. A parte questo, come descrizione step by step, quello che avrei detto io è aprire l'app, cliccare su sezione altro, cliccare su Twitter. Come risultato previsto vengo riportato alla pagina Twitter dell'applicazione, o in realtà alla pagina X dell'applicazione. Come risultato ottenuto invece semplicemente non mi viene più mostrato nulla, o magari vengo portato a un profilo Twitter inesistente. Forse questa è una cosa un pochino più corretta. Forse io accorperei in un unico bug il fatto che appunto sia una cosa, un collegamento non funzionante e che Twitter sia ancora Twitter e non X. Beh sì, diciamo che il bug form viene utilizzato uno per ogni bug, quindi il consiglio è sempre di usare il bug form per segnalare un bug alla volta. In questo caso potrebbero essere due, ovviamente parliamo di due severity comunque basse, però è anche giusto segnalare che non è presente l'icona e la pagina che viene aperta non apre un profilo esistente. Questa sarebbe la corretta descrizione dell'actual result, piuttosto che non apre nessuna pagina, apre una pagina di un profilo inesistente, perché poi è quello che viene mostrato nel messaggio su Twitter ed è quello che sarebbe perfetto come screenshot insieme allo screencast all'interno del bug form. Ok, continuiamo, proviamo a vedere se questa volta invece per esempio Facebook funziona. Già che non me lo apre in applicazione mi sembra un pochino strano, ma proviamo a consentire cookie. Ok, vabbè, non apriamo e invece questa volta funziona, perfetto. A parte i pop-up di Facebook che non se ne vanno, ma questo è un problema di Facebook, possiamo vedere qui dietro che c'è l'account di Affluences in maniera corretta. Anche in questo caso Carlo ha fatto un'osservazione molto importante. La pagina di Facebook si apre, quindi l'app funziona, poi si bloccano i cookie di Facebook, ma noi stiamo testando un'app che è diversa da Facebook, quindi non è un bug legato all'app chiamante, ma è un bug legato a Facebook e quindi non è da segnalare a meno che non sia espressamente dichiarato nel manuale. A questo punto procediamo con LinkedIn. Ancora una volta qua funziona senza problemi e quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Vediamo a questo punto il link al blog, per esempio, che invece potrebbe essere magari un pochino più importante, ma sembra funzionare. La cosa strana è che mi riporta al blog francese. Non capisco se sia perché magari non c'è una versione italiana di questo blog. Per controllare magari proviamo a vedere un pochino menu. No, effettivamente c'è solo francese da qua dal menu. Magari facciamo una ricerca veloce su internet per vedere un pochino qual è la situazione e cos'è c'è che è andato storto. Carlo si è posto le giuste domande. È andato appunto ad aprire il blog, che vediamo essere funzionante, lo vediamo in un'altra lingua. Ci sono delle cose che ho notato e che magari se lui non dovesse notarle ve le condivido, però lascio spazio a Carlo e le vediamo subito. Solo un dettaglio, in effetti è in francese, potrebbe essere legato alla paternità dell'app oppure no. Vediamo un attimo come Carlo approccia appunto questo riscontro di una lingua differente dall'italiano, che è la lingua in cui sta navigando nell'app. Quindi per esempio cerchiamo affluences.com e effettivamente da una ricerca veloce vediamo che di fatto il blog sembra solamente essere in francese anche dalla versione web su Safari, però a tutti gli effetti quando io vado a cliccare e aspetto che si carichi, poi in realtà mi viene posto in lingua italiana e anzi la versione è molto diversa, ci sono anzi diverse lingue, quindi forse qui questo potrebbe essere riportabile come qualche tipo di problema, magari di fatto un bug di tipo usability io indicherei.
molto probabilmente metterei come una severità qualcosa di tipo low, perché comunque alla fine uno può andare a farsi la ricerca sul blog, su Safari, e ritrovare la versione italiana. È una cosa molto molto comoda e veramente non impatta con il resto dell'applicazione, quindi forse indicherei low e usability. Inoltre è particolarmente strano che di fatto aprendo il menu e poi cliccando su francese non posso selezionare altre lingue, ma invece mi viene chiuso il menu in un certo senso. Anche qua questo non saprei se indicarlo effettivamente come bug al 100%, banalmente perché qui siamo su una pagina web all'interno dell'applicazione, quindi comunque non so se magari rientra tra virgolette in scope con quello che è l'intera applicazione. Bene, Carlo ha seguito proprio il processo logico di verifica se ci fossero altre possibilità di risoluzione di quello che lui ha riscontrato come un bug e anche le motivazioni. Sicuramente quello che posso dire sull'analisi che ha fatto Carlo è che il browser in-app è una versione molto limitata del browser ufficiale, quindi quando ha aperto il website di Affluensys su Safari ha un browser che è completo come funzionalità, ha interpretato correttamente le pagine. Probabilmente anche i due website potrebbero essere diversi, ma sarebbe da andare a indagare appunto se lo sono o meno. Ma nel caso in cui fossero identici e quindi l'URL fosse lo stesso, quello richiamato dall'app, e quello che Carlo ha riscontrato cercandolo su Google, la versione appunto è differente. Tant'è vero che lui riesce a cambiare la lingua e anche il burger menu ha una navigabilità differente. Nel browser in app abbiamo notato che in effetti l'unica lingua disponibile è il francese e anche l'usabilità del burger menu è diversa. Probabilmente se avete riscontrato che la versione del browser è più completa, una lingua in più, e soprattutto ricordatevi sempre nel manuale viene richiesto questo confronto, allora potete segnalarlo come un bug. Nel caso in cui nel manuale fosse richiesto soltanto il test dell'app, ovviamente non dovete andare a segnalare un bug sul, ad esempio, il Safari di turno, o eventualmente giustificare il fatto che in app ci sia solo il francese perché invece nel browser, quindi sul website, invece sono presenti 4 lingue. Stiamo testando un'app, non stiamo testando il website. Ricordatevi questi piccoli dettagli che fanno la differenza sui bug accettati e rifiutati. Siccome qui stiamo facendo un test esplorativo e Carlo sta condividendo la sua esperienza, è normale che lui sia un po' più attento e curioso e vada a cercare le differenze. Detto ciò, un browser in app è una versione limitata di browser, è un po' come quando usate il widget di Google, quello che è presente sugli smartphone. Non è un browser, è un motore di ricerca che si comporta da browser ma ha delle funzionalità limitate e può generare falsi bug, come ad esempio in questo caso se fosse confermato che in effetti il browser in app sta leggendo o sta interpretando male il website che invece Carlo ha mostrato su Safari. Ok, a questo punto direi andiamo velocemente tra gli altri link, vediamo un pochino come funzionano e se funzionano tutti. Quindi per esempio clicchiamo su stiamo assumendo e vediamo che ancora una volta veniamo portati a una pagina francese, però questa volta è subito cambiabile in italiano, quindi magari anche qua potrebbe essere che sia segnalabile un qualche buggettino, ma questo è veramente super low, quasi più low del precedente, ma in ogni caso funziona. Poi possiamo anche cliccare per esempio su contatto e vediamo che veniamo riportato su un'email, ok. Poi possiamo provare a cliccare su condividi, vedere, perfetto, si apre senza problemi. Bene, diciamo che come primi test, quindi in una totale campagna di test esplorativo, questi sono perfetti. I ragionamenti che ha fatto Carlo sono più o meno le domande che ognuno si dovrebbe porre. Ripeto, stiamo facendo un test esplorativo, quindi non ci sono indicazioni dichiarate nel manuale, però ricordatevi sempre che nel manuale c'è scritto tutto quello che potete e non potete, i famosi out of scope, fare o segnalare, quindi leggetelo sempre attentamente. Ultima cosa, non da meno, avete notato che Carlo ha detto questo è ultra low rispetto al precedente. Bene, molti bug sono low, o meglio potrebbero sembrare dei bug da un nostro punto di vista. Quello che lui ha riscontrato prima è in effetti un comportamento differente. Quando lui ha aperto il website all'interno dell'app vedeva solo il francese, adesso erano mostrate tutte e 4 le lingue. In effetti probabilmente il link è differente, però se avete già segnalato che facendo tap su quella funzionalità vi viene mostrato il website in app in quel modo e dopo, continuando la vostra ricerca di bug, notate che invece il website viene mostrato correttamente, andate nel primo bug, aggiungete una nota nei commenti aggiuntivi dicendo ok, questo si verifica solo in questa funzionalità, o al contrario, se si fosse verificato anche nella nuova funzionalità, aggiungete all'interno del commento aggiuntivo si verifica
verifica anche in questa, piuttosto che aprire due segnalazioni identiche che poi appunto sarebbero segnate come duplicati e una delle due verrebbe rifiutata. Ok, grazie mille Fabrizio del bellissimo contenuto che ci hai dato per questo video. Io ragazzi devo dire che è stato super interessante. Lasciatemi come sempre un qualche feedback nei commenti se vi è piaciuto, se avreste cambiato qualcosa, se avreste voluto vedere qualcos'altro, e mi raccomando iscrivetevi così da poter vedere i prossimi 2 episodi che completeranno questa miniserie di Coach Review. Per ora ragazzi io direi che il video si può concludere qua, ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.